Cuffie da montaggio video o cuffie da home recording. Solitamente le persone associano a questo strumento il concetto di molto costoso, ma non è sempre così. E questo è ad esempio il caso delle HPG K52. Le cuffie che quest'oggi voglio presentarvi e che sto utilizzando giorno dopo giorno per produrre questi video per il mio canale YouTube. Ok, inizio il video partendo da un presupposto. Questa è la prima recensione da un bel po' di tempo che faccio di un oggetto che ho effettivamente acquistato e che non mi ha mandato l'azienda. Questo potrebbe già farvi capire quanto diavolo io stia amando queste cuffie. Ma andiamo con ordine, voglio presentarvele per bene. Come al solito qui sotto trovate i vari timestamps con i vari capitoli, quindi qualora dovesse interessarvi un solo punto di questa recensione sentitevi liberi di skippare direttamente a quel punto. Adesso partiamo con un veloce unboxing, anche perché la confezione è veramente molto povera, quindi ci vorrà un attimo. All'interno della confezione di questa HPG K52 troviamo semplicemente le cuffie ed un adattatore jack da 3,5 a 6,3 mm, un packaging sicuramente molto minimale, per usare un eufemismo. Le cuffie presentano un cavo da ben 2,5 metri non staccabile. Questo ovviamente può essere considerato un punto a sfavore, in quanto qualora dovesse danneggiarsi non potremmo sostituirlo, ma visto che il prezzo delle cuffie risulta essere veramente estremamente basso, 30 euro su Amazon, non mi preoccuperei più di tanto del cavo fisso, specialmente tenendo in considerazione che ci sono cavi da 2,5 metri che costano molto più di 30 euro sul mercato. I cuscinetti invece risultano essere insieme all'archetto il punto forte. Sono costruiti in similpelle e sono sostituibili, quindi risultano essere veramente semplici da pulire e da lavare, mentre l'archetto è costruito in plastica, ma si fa comunque perdonare per via del fatto che è autoregolabile. Parlando invece di specifiche tecniche, queste sono cuffie bilanciate a padiglione chiuso, quindi cuffie chiuse da studio. La banda di frequenza che riescono a riprodurre va dai 18 ai 20 kHz. La sensibilità è di 110 dB, mentre l'impedenza nominale è di 32 ohm. I driver misurano 40 mm, come abbiamo detto prima l'archetto è autoregolabile e l'interfaccia è la classica jack da 3,5 mm, che può diventare un'interfaccia jack da 6,3 con l'adattatore. Insomma, caratteristiche tecniche di tutto rispetto che rendono queste cuffie in tutto e per tutto buone per home recording e più che ottime per montaggio video, tenendo sempre in considerazione che nel mondo del video editing comunque in fase di esportazione si dovrà comprimere l'audio, quindi in tutto e per tutto non ci serviranno delle cuffie che possono sentire, che possono riprodurre più della banda di frequenza che va dai 20 ai 20 kHz. Invece in ambito musicale potrebbero servirci delle cuffie tali, quindi nel caso in cui siete musicisti o cantanti una banda di frequenza più larga di queste cuffie, dei 18-20 kHz che potrebbero darvi queste cuffie, potrebbe essere utili, però sono comunque buone per iniziare a sperimentare con l'home recording e per creare un piccolo studio di registrazione in casa. E sicuramente per quanto mi riguarda, in quanto cuffie da studio, queste HPG sono delle cuffie che non hanno nessun rivale nella loro fascia di prezzo, perché in fondo stiamo sempre parlando di cuffie da 30 euro e come nella maggior parte dei casi qui sul mio canale cerco di condividere con voi i prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto disponibili sul mercato. Ma il loro prezzo molto basso ovviamente non le giustifica in alcun modo dall'avere alcuni difettucci di cui vorrei parlarvi. Quindi velocemente andiamo a sintetizzare le loro caratteristiche, andiamo a definire dei pro e dei contro, dopodiché prima di chiudere il video passiamo ad alcune considerazioni personali. Quindi pro e contro di queste cuffie. Per quanto riguarda i pro, innanzitutto sono delle cuffie molto leggere che possono essere indossate per ore ed ore senza stancarsi e questo sicuramente può essere un grande vantaggio per le vostre lunghe sessioni di editing o di home recording. Poi l'archetto autoregolabile. Io ho sempre amato le cuffie con l'archetto costruito in questo modo ed HPG implementandolo non mi ha minimamente deluso. Risulta essere comodissimo ed è sicuramente la cosa che mi piace di più in assoluto di queste cuffie, specialmente in combo con la loro leggerezza. E fidatevi, non potrete capire quanto sia comodo fin quando non le proverete. Poi il prezzo, ovviamente. Costano 30 euro su Amazon Italia
e 30 euro sono pochissimi per un paio di cuffie da studio. Non c'è nemmeno bisogno di star qui a spiegare il perché. Hanno una grande profondità, restituiscono i suoni alti senza alcuna distorsione e si comportano bene anche con i bassi, anche se chi è abituato alle cuffie da gaming o a quelle per ascoltare musica potrebbe percepirli come deboli. Infine, sono delle cuffie da studio, quindi suonano piatte, eclettiche e ben bilanciate, senza andare quindi a pompare alcuna frequenza. Di contro invece posso dirvi che, come abbiamo detto precedentemente, il cavo è fisso. Qualora dovesse usurarsi sarete quindi costretti a ripararlo autonomamente o a dover riacquistare un nuovo paio di cuffie. L'isolamento dell'audio è molto scarso, nonostante siano delle cuffie chiuse. Lasceranno uscire del suono i volumi più alti e vi permetteranno di ascoltare rumori esterni. Non sono quindi adatte per essere utilizzate all'interno di mezzi di trasporto pubblici, treni e aerei o in situazioni simili per quanto riguarda il rumore. Poi ancora, sono costruite in plastica. Trattandosi di un paio di cuffie, questo può essere in realtà sia un pro che un contro, perché è proprio la plastica che ci permette di avere quella tanto invidiata leggerezza che le rende perfette, ma è plastica. Non è sicuramente un materiale famoso per la sua resistenza e per la sua ecosostenibilità. Infine, sono cuffie da studio, quindi suonano piatte, eclettiche e ben bilanciate, senza andare a pompare alcuna frequenza. E sì, questo era anche un pro, ma può essere anche un contro, dipende moltissimo dall'utilizzo che vorrete farne voi. Per quanto mi riguarda, io posso dirvi che le sto amando principalmente proprio per la loro natura molto eclettica e ben bilanciata. Lavorare con un paio di cuffie simili è veramente comodo, soprattutto dopo aver sperimentato anni ed anni di lavoro nel campo del video editing con cuffie da gaming o con monitor esterni. È tutto un altro mondo. I suoni che riesco a percepire, i suoni che riproducono queste cuffie sono molto simili ai suoni che poi sentirò su dispositivi esterni, quali smartphone, televisori e cose simili. Quindi diciamo che l'affidabilità sonora e soprattutto l'accuratezza sono perfette e nel campo del video editing questa cosa è molto importante, anche ovviamente nel campo dell'home recording. Nonostante ciò, proprio per il loro estremo bilanciamento, per la loro estrema equalizzazione piatta, le sconsiglio alle persone che vogliono utilizzarle come cuffie da gioco o come cuffie per ascoltare musica. Per ascoltare musica in realtà potrebbero anche andare bene, ma solo per alcuni generi musicali. Ci sono generi musicali che fanno un largo utilizzo di bassi molto pompati o di alti molto pompati. Queste cuffie andranno a smorzare quei bassi e quegli alti, riproducendoli in maniera più fedele, più bilanciata e molto più morbida, molto più piatta per l'appunto. Quindi qualora siate assidui ascoltatori di dance, techno o cose simili, o qualora vogliate videogiocare con cuffie di questo tipo, ve lo sconsiglio. In quel caso molto meglio un paio di cuffie per ascolto di musica o addirittura un paio di cuffie da gaming. Io per videogiocare uso queste qui, che sono cuffie da gaming con 7.1 surround simulato. Loro alzano tantissimo il valore dei bassi in game e gestiscono benissimo la tridimensionalità del suono. Le HG non lo fanno. È anche vero però che le Corsair costano circa 110 euro, mentre le HG costano 30 euro. E a tal proposito, qualora vogliate una recensione delle Corsair, fatemelo sapere qui sotto con un commento, sarei felice di portarvela. E nonostante ciò, per montare i miei video, per guardare dei film, per guardare delle serie TV e per ascoltare alcuni tipi di musica, io, da utente consumatore, preferisco di gran lungo usare le mie HG piuttosto che le mie Corsair, nonostante l'enorme differenza di prezzo. E questo secondo me vale più di ogni altra cosa. In fondo spendete 30 euro? Sì, ma spendete 30 euro per un paio di cuffie che potrebbero essere utilissime in ogni ambito. Poi ovviamente dipende anche dai gusti personali. Vi piacciono le cuffie ben bilanciate? Queste potrebbero essere quelle che fanno per voi. Vi serve un paio di cuffie per montare video? Andate a mani basse su queste, se avete 30 euro da spendere. Per home recording? Dovete provare. Ma detto ciò, questo video per oggi si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Qualora non doveste ancora conoscermi, vi invito a iscrivervi a questo mio canale. In questo canale si parla di fotografia, videomaking e roba nerd, quando mi va un po' di nerdeggiare, oppure ogni tanto facciamo un giretto nel mondo audio, come in questo caso. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale, il prossimo venerdì. Alla prossima gente, bye bye.